Bentornato su Segreti da Chef, io sono Gianluca. Oggi scopriamo come scegliere i sacchetti per cuocere sotto vuoto a bassa temperatura. I giusti sacchetti per la cottura sotto vuoto ti aiutano a garantire che il cibo rimanga fresco dopo che hai cotto e abbattuto il cibo e successivamente conservato il prodotto in frigorifero o nel congelatore, prolungando così la vita del tuo cibo, la shelf life. Se mi segui, anche tu ami cucinare con il fantastico Ronner e sicuramente come me non vuoi sprecare soldi in sacchetti o contenitori non corretti per la cottura a bassa temperatura. I sacchetti per la cottura sous vide sono disponibili in varie forme, dimensioni e stili. Per poter scegliere al meglio il sacchetto corretto, e vedremo anche il contenitore corretto, voglio elencarti una serie di caratteristiche che dovresti prendere in considerazione. Materiale. È utile considerare lo spessore e, se nella descrizione del prodotto si trova indicato che è adatto alla cottura. Inoltre, valutare che la plastica sia BPA free. Suggerimenti su come scegliere il meglio per te. Ora che abbiamo scoperto alcune delle basi per l'acquisto di una borsa e sai più o meno cosa cercare, possiamo passare alla ricerca di un sacchetto per il sottovuoto di qualità, che funzioni bene nella tua vita, in particolare per le tue esigenze. Per quanto tempo hai intenzione di conservare il cibo? Se hai intenzione di conservare gli alimenti secchi per un tempo indefinito, vorrai sicuramente che le buste durino. Alcune attrezzature e sacchetti vengono fornite con una data di scadenza imprevista o istruzioni su quando il cibo nella busta non sarà più sottovuoto. Questa è una considerazione importante, anche se intendi solamente mantenere il cibo dopo la cottura nel freezer per alcuni mesi. Come pensi di usare le borse? Se hai intenzione di usare le borse per conservare semplicemente del cibo, questa dovrebbe essere una decisione facile per te. Al supermercato ne trovi di tutte le marche. Se invece vuoi utilizzare i sacchetti sottovuoto per la cottura o per una successiva conservazione in freezer, valuta attentamente tutte le indicazioni che ci sono nel sacchetto o per il rotolo che stai per acquistare. Cosa intendi fare col cibo? La cottura a bassa temperatura può essere fatta con diversi approcci. Cucino e mangio subito dopo la cottura. Cucino molto cibo, abbatto la temperatura del cibo appena cotto e conservo in frigo per il menù della settimana oppure in freezer per i pasti della settimana e mesi successivi. Nel primo caso puoi valutare l'acquisto di un semplice sacchetto per sottovuoto adatto alla cottura. Nel secondo caso è opportuno scegliere un sacchetto sottovuoto per la cottura, ma di alta qualità. Migliorerà notevolmente le tue preparazioni. Cucinare sous vide con i sacchetti in plastica è sicuro? La risposta è quasi certamente sì, se usi il giusto tipo di borse. Potresti aver letto storie dove cucinare in plastica non è una buona idea. Il fatto che raramente ti dicono che tipo di plastica è stata usata. C'è stata una buona dose di ricerca in questo settore che ha confermato che cucinare con sacchetti di qualità alimentari va bene. Queste borse sono realizzate in polietilene a bassa densità, polietilene ad alta densità o materiali in polipropilene. Quindi quando scegli i tuoi sacchetti devi assicurarti che siano fatte in questi materiali. Lo strato all'interno è quasi sempre di polietilene e se hai scelto sacchetti di marche famose non ti sbaglierai. Un certo numero di produttori di questi sacchetti ha dimostrato che esistono prodotti totalmente sicuri per la cottura. Non essere tentato di usare tutto ciò che hai nella cucina, perché potrebbe essere pericoloso. Evita qualsiasi tipo di involucro di plastica economico. Questo involucro è solitamente costruito da cloruro di polivinile e questo può rilasciare plasticanti che sono dannosi per la salute durante la cottura. In questo caso non c'è modo di garantire che non vi sia assolutamente rischi derivanti dalla cottura a bassa temperatura con sacchetti di plastica di dubbia realizzazione. Le prove ci sono al momento per supportare la sicurezza di questo metodo di cottura, ma chissà cosa si scoprirà in futuro? Se ti senti totalmente a disagio con questo, puoi cucinare il cibo nel vetro. Credo non ci sia alcun rischio nell'utilizzare i sacchetti per alimenti. Probabilmente sei più a rischio mangiando il fast food. Non tutti useranno la cottura sous vide per una serie di motivi e
uno di questi potrebbe essere la sicurezza. Non ci sono rischi per la sicurezza per quanto mi riguarda, ma va bene. I risultati che possono essere raggiunti con la cottura sottovuoto sono incredibili e possono assolutamente garantire se si utilizzano le borse appropriate e le temperature e i tempi di cottura giusti. Macchine sottovuoto. Usare i migliori sigillatori per sottovuoto è sicuramente una spesa giustificata. Si possono trovare ottime macchine sottovuoto con una spesa in funzione alle proprie tasche. Quando inizi devi assolutamente munirti di una macchina per il sottovuoto. Valuta una macchina che abbia delle ottime recensioni. Sacchetti con chiusura a zip. Il vantaggio principale delle borse stile zip è che sono facili da trovare e sono poco costose. Detto questo, scegli sempre il sacchetto più robusto a chiusura zip. È possibile acquistare grandi sacchetti con chiusura zip, il che significa che è possibile cuocere alimenti di grandi dimensioni in un unico sacchetto. Puoi utilizzare queste buste con chiusura lampo in completa sicurezza per cucinare petto di pollo, filetti di pesce, bistecche, hamburger e bracciole di maiale. Non utilizzare le buste con chiusura zip per cucinare ad alta temperatura, poiché le cuciture delle borse possono guastarsi e l'acqua finisce nel tuo cibo. Evitare l'uso di sacchetti con chiusura zip per le cotture da 70 gradi a oltre. Si può cucinare in sous vide con i barattoli di vetro? Sì, puoi, ma prima devi sapere alcune cose. Ciò di cui sto parlando qui sono i vasetti di vetro usati per il vaso cottura. Sono prontamente disponibili e possono essere usati molte volte per cucinare, a differenza delle borse. Se si desidera cucinare cibi sous vide come crema pasticcera, dolci e altre pietanze che sono perfette per essere contenute in un vaso, i contenitori di vetro sono una scelta eccellente. È possibile cucinare altri alimenti con questi vasi, ma presta attenzione ai tempi di cottura. Il vetro e la plastica conducono calore in maniera diversa. Se vuoi provare con questo metodo, fai varie prove, così da segnare i tempi e le temperature perfette per poi far venire l'acquolina in bocca ai tuoi commensali. Il personale consiglio è quello di valutare delle porzioni singole, da servire e mangiare direttamente nei vasi. Confido che questo breve tutorial ti sia stato utile. Se così fosse, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale se non lo hai ancora fatto per non perderti più nessun video. Noi ci vediamo anche su Instagram per scoprire in tempo reale cosa combino e interagire. Su Telegram per le migliori offerte di attrezzature e non. Supporterete il canale acquistando nei link e risparmierai te. Perché? Perché sono offerte personalmente selezionate e non dimenticare di verificare anche qua sotto in descrizione dove potrai trovare i link di tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!